Bella raga, sono Giuseppe di Electronic e CNC Lab e oggi vi accompagnerò in un'esperienza completa con il nuovo ATS25 Max Decoder, nel momento dell'unboxing fino ad un'analisi interna dettagliata, concludendo con un test di funzionamento. Esploreremo ogni caratteristica di questo intrigante ricevitore e metteremo alla prova le sue promesse. Ma adesso, senza ulteriori indugi, iniziamo. Ecco davanti a noi la scatola della TS Max Decoder. Il packaging è solido e lascia presagire un contenuto altrettanto affidabile. All'interno della scatola troviamo un manuale d'uso colorato e dettagliato, segno evidente dell'attenzione del produttore verso l'utente. Accanto al manuale ecco un cavo USB di tipo C per la ricarica della batteria interna e per la connessione al computer. La confezione include due antenne, una telescopica per la ricezione FM e in qualche modo anche delle onde corte e una specifica per il Wi-Fi. La connettività Wi-Fi di questo modello apre una serie di funzioni innovative, dalla semplice attivazione della licenza alla sincronizzazione dell'ora tramite il server NTP. Adesso osserviamo il ricevitore. Il design risulta essere curato con una costruzione che promette durabilità e affidabilità. Notiamo subito l'impatto estetico positivo e la cura costruttiva. Dando energia al dispositivo, ci accoglie una specie di spettroscopio con un waterfall di frequenze che ci danno un feedback visivo immediato delle stazioni che stiamo ricevendo. L'interfaccia è intuitiva e il touchscreen resistivo è molto reattivo, a volte anche troppo, al punto da sentire più di un tocco quando tocchiamo lo schermo. Però la cosa si presenta piuttosto di rado. Ma non fermiamoci all'esterno. Apriamo il case e diamo uno sguardo all'interno. Qui ammiriamo la disposizione dei componenti e la pulizia della progettazione del circuito stampato. È evidente che c'è stata un'attenzione particolare nella scelta dei componenti e nell'assemblaggio. Il ricevitore ATS25 Max Decoder è basato sul chip SI 4732, un componente molto importante che rende possibile le sue funzionalità avanzate. Ecco alcune informazioni riguardo a questo chip. Il produttore dell'SI 4732 è la Silicon Labs. L'SI 4732 fa parte della serie di chip radio della Silicon Labs, una società conosciuta per la produzione di semiconduttori e soluzioni software per applicazioni radio. Il chip SI 4732 è un ricevitore radio integrato che supporta la demodulazione AM-FM, la ricezione delle onde corte, delle onde lunghe e in alcune versioni la ricezione della banda aerea VHF. Questa versatilità lo rende ideale per ricevitori multibanda come l'ATS25 Max. Il chip include anche delle funzioni di decodifica digitali, come la decodifica RDS, Radio Data System, per le trasmissioni FM. Ciò permette di visualizzare informazioni come il nome della stazione, il nome del brano che va in onda e altri dati trasmessi. Il chip può essere controllato tramite i comandi I4C, una comune interfaccia di comunicazione seriale utilizzata in elettronica. Questo permette ai progettisti di integrarlo facilmente con microcontrollori e altri circuiti di controllo. Poi l'SI 4732 è noto per la sua buona qualità del suono e la sensibilità nella ricezione, fattori importanti per un ricevitore radio. Le sue prestazioni, in termini di separazione dei canali e sensibilità alla ricezione, lo rendono una scelta popolare per i ricevitori radio portatili e da tavolo. Grazie alla sua interfaccia di controllo standardizzata e alla disponibilità di informazioni tecniche, l'SI 4732 è una scelta popolare tra gli hobbisti e i progettisti di elettronica fai da te, che vogliono costruire i propri ricevitori radio. Mentre il chip stesso potrebbe non supportare direttamente tutte le forme di modulazioni digitali, il sistema in cui è integrato, come l'ATS25 Max,
Può includere software aggiuntivo per decodificare vari modi digitali, come l'FT8 e l'RTTI, e altri ancora. In sintesi, il chip 4732 è una componente chiave della TS25 Max, contribuendo in modo significativo alla sua flessibilità e alle sue capacità di ricezione radio in diverse bande. Ma passiamo all'interfaccia utente. Il sistema di menu è intuitivo e ci permette di navigare agevolmente tra le varie opzioni. Ma ora vediamo quali sono le frequenze sintonizzabili e le modalità di decodifica disponibili. L'elenco delle bande e delle modalità sono le seguenti. Sul fronte delle frequenze amatoriali possiamo sintonizzarci su diversi tipi di servizi come l'NDB, che sono in Non-Directional Beacon, la banda dei 160 metri, quella degli 80, i 60, i 40, i 30, i 20, i 17 metri, i 15, i 12 e i 10 metri. Per le bande commerciali poi ci sono altrettante lunghezze d'onda. Il supporto si estende anche alla ricezione dell'FM, partendo dai 50 MHz circa fino ad arrivare ai 108. Passando invece alle modalità di decodifica, questo ricevitore è dotato di demodulazione AM, SSB, sia banda laterale superiore che inferiore, e il CW, quello del codice Morse. Ha inoltre l'RTTI, detto anche Radio Teletype, e l'FT4, che è un tipo di modulazione digitale FSK, nota anche come 4FSK, e l'FT8, nota come 8FSK. Procediamo ora con la prova delle funzionalità di decodifica. Iniziamo con una modalità analogica come la AM e la SSB, ascoltando la chiarezza del segnale. Ovviamente tutto dipende dal tipo di antenna, non aspettatevi grandi cose utilizzando soltanto quella telescopica. Passiamo ora alla ricezione delle frequenze HF. Per far ciò è necessaria un'antenna un pochino più adatta. Per lo scopo io ho utilizzato un'antenna long wire e un balun collegato prima dell'antenna. Ascoltiamo la qualità della ricezione, prestando attenzione al fruscio durante la sintonizzazione e all'efficacia della GC, il controllo automatico di guadagno, con forti segnali. Quindi, dopo aver esplorato tutte queste funzioni, posso dire che la TS25 Max Decoder ha un potenziale notevole. Offre un'ampia gamma di modalità di decodifica e una qualità di ricezione che può soddisfare sia i principianti che gli utenti avanzati nel mondo del radioascolto. Ora, un punto fondamentale da considerare nell'utilizzo della TS25 Max Decoder è la sua capacità di ricezione sull'intero spettro. Nonostante l'antenna telescopica inclusa sia adeguata per ascoltare le stazioni FM commerciali, non è ottimale per l'intero spettro delle frequenze amatoriali e HF in genere. Questo è dovuto al fatto che l'antenna telescopica ha una lunghezza limitata e non può essere sintonizzata efficacemente su bande di frequenza più basse, che richiedono un'antenna più lunga per una ricezione ottimale. Per superare questo limite è possibile costruire in modo economico e relativamente semplice delle antenne come la long wire o dei dipoli. Ad esempio, un'antenna long wire, come quella che ho fatto io, può essere realizzata utilizzando un lungo filo di rame disposto orizzontalmente a una certa altezza dal suolo, mentre un dipolo richiede due fili di lunghezza specifica dipendente dalla banda che si desidera ricevere. In entrambi i casi, l'aggiunta di un balun, un dispositivo che consente di adattare l'impedenza dell'antenna a quella del ricevitore, può migliorare significativamente le prestazioni di ricezione. Queste antenne fai da te sono soluzioni efficaci e a basso costo che possono aumentare notevolmente la gamma di frequenze ricevibili con il vostro ATS25 Max Decoder, permettendovi di esplorare lo spettro delle onde corte in tutto il suo potenziale. E non dimenticate, ragazzi, il bello del radioascolto è anche sperimentare con le antenne, trovando quella soluzione che meglio si adatta al vostro ambiente e alle vostre esigenze di ascolto. Prima di concludere, vorrei ascoltare i vostri pensieri.
Ci sono particolari aspetti che vorreste approfondire o test che desiderate vedere? Fatemelo sapere nei commenti qui sotto. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati sui prossimi contenuti. Io sono Giuseppe di Electronic e CNC Lab. Vi ringrazio per aver seguito questo video sul test della TS25 Max Decoder. Mi aspetto al prossimo. Ciao e buon divertimento!